Bentornati sugli Esauriti con Jacopo e Pat. E oggi sarà una reaction un po' diversa rispetto al solito, ma prima sigla. Eccoci qui, allora come vi anticipavo la nostra reaction di oggi sarà un po' diversa perché ci siamo resi conto che oltre a fare il nostro canale YouTube noi abbiamo anche una vita che va e questa vita non ci concede sconti se noi cerchiamo di prenderci il tempo che ci serve per fare queste reaction, per cui purtroppo dobbiamo un po' accorpare tutti i paesi che rimangono in un unico video, per cui parleremo di Repubblica Ceca, Austria, Islanda, Malta, Belgio, Ucraina, Bulgaria e Irlanda. Prendiamo un bel respiro perché ci sarà da parlare parecchio. Cominciamo dalla Repubblica Ceca, i We Are Domi con Lights Off. Pat. È carina, è orecchiabile, ascoltabile, ma non lo so, non riesco a ricordarmela. In mezzo a tutte le canzoni che ci sono quest'anno, questa proprio è una di quelle che mi scordo, che mi passa inosservata, che non mi si mette in testa. È strano perché comunque è un pezzo che è diverso dagli altri, ma che almeno anche a mio parere, nonostante quello, non ti rimane particolarmente in testa. Lei ha parecchi problemi vocali, almeno in tutte le volte che l'abbiamo vista partecipare a pre-party o concerti, non è stata all'altezza della versione da studio. Dopodiché tutti quanti dicono che sono stati problemi tecnici, ma insomma 4 problemi tecnici di seguito uno dopo l'altro devi essere la persona più sfortunata del mondo, e siccome sei ad Eurovision non credo che tu abbia tutta questa sfortuna. E okay, quindi si troverà in ultima posizione nella seconda semifinale dopo la Svezia. Questo cosa ci dice? Ma dopo la Svezia non c'è niente, nel senso la Svezia è una canzone talmente potente così che qualsiasi cosa arrivi dopo non esiste. Però secondo me nonostante quello un posto se lo può prendere in finale, perché comunque sai, pigliando un voto là, un punticino di qua, un punticino di là, potrebbe rosicchiarsi un posto. Ah sì, poi magari arriva sul palco, fa una performance micidiale, fenomenale, che tutti quanti rimaniamo tipo questa è la dove è uscita. Il problema, Jaco, è che quest'anno un po' tutte le canzoni rosicchiando qua, rosicchiando là potrebbero qualificarsi. Sì, ok, ma qualcosa fuori ci rimane, sempre, per forza. Non credo che passerà alle semifinali. Va bene, Austria, Lumix e Pia Maria con Halo. Contro ogni pronostico, loro invece mi piacciono. È una canzone vecchia, è una canzone uscita direttamente dal 2008, ma è troppo presto per fare un revival di quegli anni là. Sa solamente di vecchio. Concordo, è vero, sa di vecchio. Su di me ha fatto esattamente l'effetto nostalgia, cioè mi ricorda quelle canzoni di quel tipo un po' house, un po' così, che ascoltavo quando avevo 14-15 anni, e quindi su di me un po' di appeal l'ho avuto. Cioè io la canticchio volentieri, in macchina la metto, se sto guidando, vabbè io no, c'ho la patente, però se qualcuno sta guidando e io mi impadronisco dello stereo, quella canzone prima o poi ci capita. Anche qui grossi problemi vocali, sì, nelle poche volte che l'abbiamo vista già live prima di Torino. Si troverà in prima semifinale, ciao gatto, si troverà in prima semifinale tra la Danimarca e l'Islanda in 13ª posizione. Questo contrasto con l'Islanda potrebbe secondo me fruttare a una delle due. Non so bene a quale, sarò sincera, non so bene a quale. Molto probabilmente proprio all'Austria, perché insomma la vediamo molto più alta sia negli odds sia nelle classifiche di gradimento degli Eurofan. Ma appunto, proprio parlando di Islanda, passiamo all'Islanda perché abbiamo, sì, stiamo andando velocissimi, ma ragazzi non possiamo tenervi qui per sempre, quindi Islanda, Sistur, non lo so come si pronunci, con Med Hekkandi Sol. Punto a favore di questa canzone, è una canzone molto rilassante. Non lo so, sono lì che guardo un tramonto e quella canzone, o un'alba per rimanere diciamo in tema, e quella canzone ti dà proprio la pace dei sensi. Sì. Altro punto positivo, cantata in islandese, che io apprezzo sempre molto, anche se magari non capisco bene, cioè non capisco proprio cosa dicano. Punto a favore anche per il testo, che ho cercato in traduzione e in realtà è molto bello, è molto, molto poetico. E tratta proprio di una situazione comunque anche di tutti i giorni degli islandesi. Detto ciò, troppo calma.
troppo rilassante. Non vorrei sembrare cattiva, ma quasi soporifera. Diciamo che siamo sulla stessa un po' scia del Portogallo. Però ecco, mi pare che questa qui sbiadisca proprio. Cioè, questo è il problema principale. È una canzone che è anche godibile, però non ci sono appigli, non ci sono punti in cui dici ah, mi ricordo quel punto lì. Che poi non è detto che una canzone debba per forza essere radiofonica, perché per esempio appunto Amar pelos Deutsch non era per niente radiofonica, ma comunque aveva dei punti in cui se pensavi al titolo ti veniva subito quel pezzo lì. Con questa non mi accade. Si troverà nella prima semifinale tra l'Austria e la Grecia in 14ª posizione. Come ho detto prima, risalta nei confronti dell'Austria, cioè esattamente il discorso a proporzione inversa. Con la Grecia, secondo me, però crolla. Non penso che passerà alle semifinali. Sono d'accordo e per questo, diciamo, dichiariamo chiuso il discorso e passiamo a Malta. Emma Muscat con I Am What I Am. Scusate, qua devo impadronirmi un attimo di questo momento per dire Malta. Ma che avete fatto? Che avete fatto? C'avevate Aidan, che aveva quel pezzo fighissimo. Quel ragazzo ha 21 anni, 22 anni, quanti anni ha? E ha fatto una canzone pop fighissima, fatta tutta veramente con tutti i crismi. Ma perché? Perché questa canzone? Cioè, tra l'altro avete anche cambiata, ne avete scelta una forse ancora peggiore di prima. Ma perché? Perché, Pat? Allora, io cerco sempre di non essere cattiva. Cerco sempre di avere un contegno, cerco sempre di essere la buona in questo duo, però quando ci vuole, ci vuole. Se non avevate voglia di partecipare quest'anno, potevate non partecipare. Sembra una canzone tratta da quelle serie adolescenziali come High School Musical e ci sta in una serie TV per adolescenti fatta mezza musical. Non ci sta all'Eurovision, perché? Ma tra l'altro poi la Muscat ha anche una bellissima voce, secondo me, a me piace molto. Perché dovete completamente rovinarla con una canzone di questo tipo qua, esattamente? Cosa vi è preso? Cosa ci avete in testa? Per quale motivo avete dovuto fare due? La prima che poi avete cambiato, fatto oh, dai che forse, e poi la seconda ancora peggio. Ma tra l'altro anche strategicamente è sbagliata questa cosa, perché questa poverina di Emma verrà ricordata come quella che ha portato una roba blanda e brutta a Eurovision, quando in realtà magari poteva portare qualcosa di molto meglio. Scusate, cioè niente contro Malta, l'anno scorso mi piaceva Destiny, veramente niente contro Malta, però non mi piace cioè proprio blanda, insipida. Io non andrei neanche troppo nello specifico su dove si trova, perché tanto seconda semifinale, Malta non passerà mai, dai su, andiamo avanti. Belgio, Jérémy Machies, suppongo, se sbaglio perdonatemi, con Miss You. Secondo me c'è stato un po' un calo di qualità rispetto all'anno scorso, lo dico sinceramente. Tutto sommato godibile, tutto sommato orecchiabile, è abbastanza neutra secondo me da questo punto di vista. Penso che si qualificherà senza nemmeno troppi problemi, ma non penso che comunque arriverà nella parte alta della classifica poi in finale. Non mi stimola in nessun modo, non so come dirti. Lui ha una vociona magnifica, per carità, però è proprio poco originale questo pezzo, secondo me. Sì, sa un po' di già sentito, però ripeto, secondo me è uno di quei già sentiti che alla fine è fruibile, è godibile. E si troverà in seconda semifinale tra Montenegro e Svezia in 16ª posizione, quindi terzultima. Allora, il problema di avere dietro la Svezia è sempre presente, ma di avere di fronte il Montenegro ti può dare una chance di risaltare. Vabbè, adesso per motivi di tempo non abbiamo parlato dei vari staging, io qua ci faccio solo un accenno, perché questa è una canzone per cui secondo me, come la metti sul palco, può cambiare profondamente le sorti di quello che andrà a succedere. Sì, è verissimo. Un 9-10 posto in semifinale se lo prende. Io penso che invece potrebbe essere una non qualificata a sorpresa, una di quelle shock non qualifiers. Sono io che forse sono un po' di parte appunto su questo. Passiamo all'Ucraina, che porta i Kalush Orchestra con Stefania dopo tutto il casino che è successo con Alina Pash. Intanto che bello sapere che potranno partecipare di persona. Questa è una bella notizia e la stavano aspettando tutti, diciamoci la verità. Sì, è vero. Io sono sempre stata tra quelli che fino all'ultimo dicevano ragazzi, l'Ucraina vediamo, perché non si sa cosa può succedere, poveri ragazzi. Diciamo che con la situazione che hanno magari ce l'hanno fatta, possono venire. Adesso ho visto che erano ad Israele, quindi stanno facendo anche diciamo il loro piccolo tour pre-Eurovision.
sono veramente contenta. Devo fare una piccola parentesi perché ho visto tanta gente che diceva ma scusate, ma secondo me non è corretto che partecipino perché sennò il voto diventa politico. Se non siamo in grado di mettere in ordine le priorità, cioè quelli c'hanno una guerra in casa, non scherziamo, che giochino ad Eurovision e anche se lo vincessero, a chi importa? Cioè hanno questo piccolo spiraglio di normalità e noi ci andiamo a fissare sul fatto che se no non sarebbe giusto il voto, raga, dai, riprendiamoci. Detto questo, pezzo bellissimo secondo me, Sì. Un po' ripetitivo, però come fai a non cantare Stefania, mamo Stefania? Nonostante sia in ucraino, quindi non è che ti faccia venire la possibilità di cantarla facile, però avendo questa cosa appunto un po' questo chiasmo nel ritornello rende facile a tutti anche la possibilità di sentirsi parte di una sola cosa cantando insieme. Sì, che poi alla fine nelle canzoni diciamo in lingua madre molto spesso il ritornello può bastare tantissimo, anche se non capisci cosa dice, anche solamente un ritornello così facile, così orecchiabile, così ripetitivo. Ecco, secondo me il fatto di essere ripetitivo è un valore aggiuntissimo ad una canzone di questo tipo. No, io penso che la ripetitività sia in realtà nella struttura della canzone, non tanto nel modo in cui viene cantata, eccetera, eccetera, perché ok, nel senso è una canzone pop alla fine, quindi deve esserci un certo grado di ripetitività. Secondo me, ecco, è una struttura che andando poi alla fine dei conti a fare i calcoli ti penalizza rispetto ad altre che magari sono un pelino meno ripetitive e quindi se proprio devi andare a scegliere un vincitore, questa qua potrebbe essere una di quelle cose che ti svantaggiano proprio al photo finish, capito? Passa, sicuramente passa. Sì, ma anche top 5. Sinceramente lo dico proprio senza fronzoli, direi la stessa cosa anche se non ci fosse la situazione politica, cioè nel senso basandomi proprio solo sulla canzone, quindi senza pensare a nient'altro, secondo me sarebbe comunque arrivata in alto a prescindere. Quindi tanti in bocca al lupo all'Ucraina. Passiamo al pezzo più brutto, no vabbè, passiamo a una sorpresa diciamo di quest'anno, che è la Bulgaria che porta gli Intelligent Music Project con, come si chiama? Me la sono proprio dimenticato, cioè il mio cervello l'ha cancellata totalmente. Intention. Per me non è la canzone più brutta di questo Eurovision. Dai, è orecchiabile, cioè tutto sommato non mi disgusta, cioè no, non la canticchio in realtà perché me la scordo di 5 minuti, però... È inaccettabile sto pezzo, cioè per me è inaccettabile, cioè io fossi stato nell'Ebu avrei detto Bulgaria, senti ma sai che ti dico, guarda ti ridò i soldi dell'adesione, per quest'anno salta un giro, riposati, poi ce ne parliamo l'anno prossimo. Io ho l'impressione che ci sia stato qualche problema. È impossibile che la Bulgaria, con la qualità che ci ha portato molto spesso negli ultimi 10-15 anni, adesso porti questa roba qua. Secondo me è una caduta di stile clamorosa, cioè è impossibile che si passi da Victoria, da Poligenova a... no. Comunque non è brutta di per sé, ne abbiamo sentite di peggio, ne abbiamo viste di peggio, ma anche quest'anno, cioè... No, non lo so, ma forse neanche la Polonia dell'anno scorso mi dava così tanto fastidio. No, ti giuro. No. La Polonia dell'anno scorso è uno dei brani che tu proprio non riuscivi ad ascoltare neanche per sbaglio e mi stai dicendo che questa addirittura è peggio. Sì, cioè devono ringraziare solamente che non abbiamo tempo e abbiamo dovuto fare, cioè stringare tutto, perché sennò andrei molto nel particolare, probabilmente non piacerebbe a nessuno. Vabbè, comunque prima semifinale non passerà, grazie, arrivederci. Irlanda. No. Irlanda. That's Rich di Brooke Scullion. No, mi spiace. Che ne pensi dell'Irlanda? Che ne pensate? Io sto ancora parlando della Bulgaria, che ne pensi dell'Irlanda? Vabbè, Bulgaria non conosco. Irlanda. E l'Irlanda fa l'Irlanda, ma lo fa un po' meglio quest'anno, nel senso tutto sommato non mi dispiace, è una canzone che mi fa anche shakera, però insomma è la solita roba trita e ritrita, camuffata un pochettino da qualcosa di un po' più nuovo. Sì, l'Irlanda ci riporta ancora a Disney Channel come l'anno scorso e l'anno prima ancora e l'anno prima ancora, però secondo me quest'anno è ancora peggio dell'anno scorso, nel senso che a me l'anno scorso non dispiaceva Maps, cioè poteva andare molto peggio. Quest'anno con questa cosa di dover fare l'elettropop, ma non è un elettropop moderno, dai, su, è già sentitissima. No, lei c'ha qualcosa, nel senso che un po' di presenza scenica ce l'ha. Io mi rifiuto di pensare che non ci sia niente di meglio
in Irlanda. No, cioè infatti è quello che stavo per dire, l'Irlanda in realtà ha dei cantanti molto 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 più che validi, non capisco perché non li usi. E Irlanda 10ª posizione in seconda semifinale tra Cipro e Nord Macedonia. Dopo Cipro scompare, secondo me. Più che altro non riesco a capire il senso di questo running order, sarò sincera. Cioè perché non c'è un vero e proprio stacco musicale, mettiamola così. C'è più che altro uno stacco qualitativo, ok, ma non c'è un'alternanza così segnata come c'è da altre parti. Comunque, siamo d'accordo che non è una qualificazione. No. E direi che abbiamo passato in rassegna tutto ciò che rimane. Sì, proprio come dei treni questa volta. Come dei treni, come piacerebbe alla Moldavia. Che dire, allora, soprattutto oggi, a maggior ragione in questo video, vogliamo sapere cosa ne pensate di tutte queste qui. Noi vi abbiamo buttato tutto addosso, quindi c'è tanto di cui parlare. Quindi commentate, mettete mi piace e condividete. Per quest'anno le nostre reaction sono concluse, direi. Sì, io volevo finire questa carrellata di video con una challenge. Vai. Scrivete tutti quanti qua sotto, secondo voi, se ci sarà un qualificato a sorpresa di quelli che tutti dicono no, ma cioè qua non potrà mai passare e invece passerà, e soprattutto fateci sapere chi sono i vostri non qualificati a sorpresa. Diteci secondo voi qual è, e poi magari ne riparleremo con un pochettino più di calma, prendendo anche i vostri commenti. Va benissimo, vi ringraziamo, un bacione, grazie per essere stati ancora con noi per questo ciclo di reaction. Al prossimo video, a brevissimo, baci, ciao!